L'Ercole è una delle opere più celebri della collezione Farnese. È una copia marmorea del III secolo d.C. di un originale bronzeo greco realizzato nel IV secolo a.C. dallo scultore Lisippo. Abbiamo la fortuna di conoscere anche l'autore di questa splendida copia. È infatti un'opera autografa. Sulla pietra che si trova avanti al possente Ercole c'è un'iscrizione che tradotta significa: questa scultura è stata realizzata dallo scultore ateniese Glicon. Il repertorio iconografico dell'Ercole Farnese è piuttosto tradizionale, in quanto lo troviamo circondato da oggetti che simboleggiano alcune delle sue fatiche, come la clava e la pelle del leone nemeo su cui si appoggia. Uno di questi però è quasi nascosto. La mano destra che la statua ha dietro la schiena stringe infatti i pomi d'oro del giardino delle Esperidi, probabilmente il frutto della fatica compiuta appena prima di essere colto in questa posizione. Questa statua fu ritrovata intorno al 1500 nelle terme di Caracalla, insieme a una gemella che oggi si trova alla Reggia di Caserta, davanti allo scalone d'onore, che è conosciuta col nome di Ercole Latino. Fu ritrovata inoltre mancante dei due polpacci. Si decise così di affidare il restauro a Giacomo della Porta, allievo di Michelangelo. Successivamente i due polpacci mancanti furono ritrovati, ma si decise di non intervenire, poiché quelli realizzati dal Della Porta furono ritenuti di maggiore pregio e migliore fattura. Solo nel Settecento, con il Borbone, si decise di attuare questo cambio per ripristinare le parti originali, e le parti realizzate dal Della Porta sono ancora oggi conservate proprio alle spalle della colossale statua. Sia l'Ercole Farnese che quello latino un tempo erano vicini. Più precisamente si trovavano sotto due arcate di Villa Farnese a Roma, oggi sede dell'ambasciata francese, come dimostrano delle incisioni di Michelangelo. A tali incisioni è ispirata la recente installazione illusoria dello street artist J.R. Nell'estate del 2021, con un maestoso pannello sovrapposto alla facciata, J.R. apre uno squarcio illusorio nella muratura, simulando la vista prospettica degli ambienti in cui si può riconoscere il nostro Ercole adagiato sulla sua clava. Una delle particolarità che hanno reso celebre questa posa di Ercole è la sua dimensione psicologica. Ci si aspetta di trovarlo sempre nel bel mezzo di una delle sue fatiche, coi muscoli contratti, come per esempio nella versione di Canova, conservata alla Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma, in cui è colto in un momento di massima tensione muscolare. Ed invece, in questa copia, si vede il semidio in una posa che ne mostra la stanchezza, che lo sveste della sua fierezza, per scoprirne il lato intimamente umano. Ed è proprio questa la rivoluzione introdotta da Lisippo. Non ritrarlo con lo sguardo fisso, orgoglioso, ma con lo sguardo che sotto la fronte solcata dalle rughe guarda per terra mentre è assorto nei suoi pensieri. Esiste un'altra statua, conservata qui al Man, che raffigura Ercole a riposo. Si trova nella sezione Campania romana. Scopri tutti i dettagli che hanno in comune.